Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche generali. Grazie. Per la prima metà di maggio abbiamo la morte. Periodo interessante. Periodo di tagli, probabilmente con certi atteggiamenti, certe anche paure alle volte, ragazzi. Quando c'è la morte si parla di tagli abbastanza netti e sono tagli, sì, che insomma non sono proprio leggerini, ecco, però alle volte sono necessari per poter rinascere, per poter andare verso la luce, appunto. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona proprio nulla o se per caso volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire tutti questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Vi ricordo che queste sono letture generiche, quindi può venire fuori un tema di lavoro piuttosto che di famiglia, piuttosto che romantico, anche se poi tutte le stese specifiche le pubblicherò durante il corso del mese, quindi single, coppie, amore, affetti. Però io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e andrò come facendovi degli esempi in modo da aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Se non riuscite a integrare gli esempi perché magari sono troppi o perché semplicemente magari state facendo altro e vi viene difficile, tenete buona solo la prima parte della lettura o quello che vi risuona di più. Ok, andiamo avanti e vediamo che esce subito un 9 di denari, un 5 di spade, un 2 di denari, abbiamo un fante di spade, asso di denari, eremita e cavaliere di spade. Mm. Dunque ragazzi, allora un po' la prima occhiata così vi dico che mi parla di qualche percorso o verso l'indipendenza, mi verrebbe da dire o verso il successo, perché lo sento un po' così, però comunque qua non c'è ancora il successo, ok? Ehm, perché passiamo da un 9 di denari a un eremita, quindi da una persona che è indipendente a una persona che acquisisce saggezza, che sono un po' le due carte che predominano questa sensazione di solitudine che sento nella lettura. Allora andiamo a vedere, per il 9 di pentacoli è già uscito un 3 di pentacoli. Infatti. Allora, qui sento che ragazzi, soprattutto se siete autonomi o se siete autonomi intendo anche freelance, piuttosto che in qualche cooperativa, insomma, potrebbe esserci qualche tipo di collaborazione o offerta di collaborazione o qualcuno ce l'ha già in piedi questa collaborazione, che però con questo 5 di spade devo dire mi sembra essere piuttosto conflittiva. Ho come la sensazione che questo 5 di spade porti non pochi grattacapi nella prima settimana di aprile. Abbiamo un matto e una regina di coppe. Ok, per qualcuno potrebbe anche risuonare come una situazione familiare dove il 9 di pentacoli potrebbe rappresentare una zia o comunque un parente laterale più grande di voi. Laterale nel senso che non è della famiglia diretta, ma è di qualche fratello, insomma, dei vostri genitori o cugino anche.
Zia, io i gradi di parentela non li so, cioè zia per zia poi mi perdo. Allora andiamo a vedere il 2 di denari. Ruota della fortuna. E 2 di denari. Io qui ho come la sensazione che questo tipo di collaborazione di cui parlavamo con il 3 di Pentacoli, potrebbe non essere proprio semplice, ragazzi. Un po' perché magari qualcuno si fida un po' troppo dell'altra persona, o vi dirò anche un'altra cosa, considerato che abbiamo due figure che, la regina di coppe e il matto sono due figure che parlano di una forte empatia, di un forte cuore, sento che qui, mentre le spade sono mente, sento che qui ci potrebbe essere una forte propensione a livello di cuore inerente a questo progetto, questa collaborazione, ma poca organizzazione. E quindi è quello che fa traballare il progetto in sé o la relazione all'interno di questo progetto. Può anche essere che manchi un po' di direzione, un po' di polso, diciamo, un po' di organizzazione, obiettivi. Sapete, il fare le cose per step. E difatti 2 volte 2 di pentacoli mi dice che ci sono delle dinamiche che continuano a ripetersi e che insomma si vorrebbero un po' cambiare. Ma tenete anche presente che tutte e tre le carte sono carte karmiche. Andiamo a vedere il fante di spade, la principessa di spade. Allora abbiamo re di pentacoli, il sole, l'eremita e gli amanti. Ho come la sensazione che qui quello che sia diverso tra voi e l'altra persona sia l'idea di prosperità, l'idea di sicurezza, l'idea di come fare, cioè è come se ognuno dei due avesse un'idea diversa su come procedere in questa situazione o in questa relazione. Ognuno dei due o ognuno dei componenti del gruppo, perché per qualcuno si tratta di un gruppo da 3 a 5 persone. E difatti sì, c'è anche la carta sì ragazzi qua, bisogna fare come dei programmi scritti, dei progetti è quello, bisogna mettersi d'accordo sugli step da fare. Probabilmente siete tutti tanto appassionati, tutti tanto emotivi, pieni di entusiasmo, però poi quando è ora di fare la questione pratica, quando è ora di trovare la concretezza e la chiarezza nel progetto, lì arrivano i problemi, arriva il disequilibrio, le disarmonie, però abbiamo anche un asso di denari. Andiamo a vedere questo asso di denari perché è un nuovo inizio. È un la giustizia e il mondo. Ragazzi, questa stesa mi dà grinta. Cioè, guardate, nuovi inizi, nuovi contratti, anche con l'estero per qualcuno. Vi dico che la sensazione che avevo prima è che si passasse da un autonomo a un saggio, cioè da un indipendente a un saggio. Quindi qui, secondo me questo passaggio di andiri e rivieni, di alti e bassi, di anche discussioni per qualcuno con questo, scusate, 5 di spade, vi serve per diventare poi appunto gli eremiti. È anche il saggio, è la guida, l'eremita. Si regolarizzano le cose, ragazzi. Qui veramente avete la ruota della fortuna, ce l'avete in una posizione un po' particolare, però comunque qui avete un nuovo inizio regolare, può anche fare riferimento alla giustizia divina quando compare la giustizia e poi c'è il mondo, il completamento. Se state aspettando un trasferimento, il trasferimento arriva. Se state aspettando un nuovo contratto, lo sblocco di una firma, lo sblocco di soldi. Se state aspettando lo sblocco di soldi, arrivano verso fine aprile. Poi dipende sempre dalla decade in cui siete nati il momento in cui si sente l'energia della lettura. Ho pubblicato la guida che trovate sotto in descrizione apposta, ve lo spiego lì. Però ragazzi, arrivano dei risultati. Andiamo a vedere l'eremita. E come? Guardate, il punto è, si parte da un 9 di pentacoli che è una carta proprio di ricchezza economica,
di qualcuno che ha ricchezza materiale, di qualcuno che ha anche sicurezza caratteriale, per andare verso qualcuno che dice basta, ricomincio spogliato da tutto quello che avevo, solo con le mie risorse. Adesso vediamo che cosa mi dà, però qui abbiamo un fante di pentacoli, un altro asso di pentacoli, un fante di bastoni e un 10 di spade. Sì, ragazzi, qua è un po' come se qualcuno ad un certo punto avesse proprio una svolta, ok? Qui abbiamo questa giustizia che mi segna come se fosse il prima e il dopo. Quindi potrebbe anche essere vista un po' come un consiglio, visto che qui la parte difficile è fare le cose in modo concreto, potreste anche consultare un avvocato o studiare perlomeno un po' più a fondo la situazione in modo da trovare degli accordi che possano, dove tutti siano vincenti fondamentalmente, perché quella è la cosa importante, dove si arriva al completamento. Vi dico, se aspettate finanziamenti, qui i soldi arrivano, ma io ho come la sensazione che deciderete di essere voi le guide, di essere voi coloro che tirano avanti il carretto, come si dice in gergo tecnico. Andiamo a vedere questo principe di spade, cavaliere di spade. Per qualcuno inizia anche un nuovo percorso di aggiornamento, un nuovo percorso di studi. Guardate, abbiamo un papa. È come se ci si dirigesse verso il diventare una guida per gli altri. E anche per se stessi, perché la miglior guida per noi stessi siamo noi. Ho pubblicato anche un video nella sezione degli abbonati, che si chiama così. Papa, 5 di bastoni, 6 di bastoni. Ragazzi, qui andrete dritti per le vostre mete. Vi dico, 6 di bastoni e Papa sono due carte di forte, forte, forte riconoscimento sociale. Il Papa è un'altra carta che mi parla di contratti, mentre 6 di bastoni è una carta che di nuovo mi parla di qualcuno che dirige, di qualcuno che ehm, riesce a organizzare addirittura un gruppo, è la carta del leader. Io sento che molti potrebbero trasformarsi da quello che è un'attività indipendente più concreta, magari per qualcuno è un cambio di collaborazioni. Per la serie, collaboro, non si va tanto nella giusta direzione e quindi è un po' come dire, ok, o mettiamo le cose in regola oppure io vado da solo o da sola. Dall'altro lato potrebbe esserci proprio un cambio se siete già autonomi, perché questa la sento un po' come qualcuno che dice sì, vabbè, ho tutto, però è come se avessi bisogno di altro, è come se mi mancasse qualcosa, no? C'è tutto questo entusiasmo di fare, ma come vi dicevo, manca il sì, però che cosa faccio? E qui è come un diventare più spirituali. Con la carta dell'eremita vi dice proprio di ricercare la vostra verità interna. Vi dico, arriverà un dono, una notizia, un nuovo tipo di percorso, una possibilità, una proposta, un contratto che voi non vi aspettate. Mi dicono che potrebbe anche essere una telefonata. Anche se non c'è giudizio, però mi dicono che potrebbe essere anche una telefonata inaspettata, magari da qualcuno che non sentite da tanto tempo o da qualcuno che è lontano a livello geografico. Wow, stesa intensa, ragazzi. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, perché comunque vi vedo, vi sento come se Marte entrasse in voi, lo spirito del guerriero, andare verso questo Papa, verso il riconoscimento, verso il lideraggio, non so, il liderare sarebbe in italiano. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Fatemi sapere come vi risuona. Ah, tra l'altro c'era un 10, sì, 10 di spade morte. E qui che è come se cambiasse un po' l'attitudine, no? Questa morte è come se fosse la morte di questo appagamento anche un po' materiale per dirigersi di più verso quello spirituale. Però vi faccio notare un'altra cosa, che quando uno si dirige verso l'appagamento spirituale, cioè è un po' quello il senso,
il lavoro che dobbiamo fare noi è mettere in equilibrio i due poli, la polarità positiva e la polarità negativa, diciamo cuore e mente per capirci, no? E mano a mano più riusciamo a creare questo equilibrio, più le cose di cui avevamo bisogno arrivano, quindi anche la materialità. Nel momento in cui si è tanto spirituali e poco mentali, come se la bilancia pendesse da un lato, ma qui arriva la giustizia, c'è il riequilibrio, ok? Andiamo a vedere Osho. Allora, ecco, una bella torre per non farci mancare niente. Ma perché giustamente quando si fanno questi cambi spirituali la morte dell'ego non può mancare. Quindi ragazzi, con questa torre aspettatevi che qualche tipo di certezza, di sicurezza, anche di stabilità, mi viene da dire, vedendo questo imperatore del sole, potrebbero cambiare. E vi dico che qui, questa carta in realtà nel mazzo di Osho è un po' un suggerimento, come se vi dicesse che avete bisogno di divertirvi, avete bisogno di sciogliervi un po', avete bisogno di stare un po' più leggeri, diciamo. Mm? Andiamo a vedere un olio essenziale che vi può essere d'aiuto questo mese. L'olio essenziale vale per tutto il mese, poi potete anche solo usarlo 15 giorni della lettura. Ok, timo. Ah, no, ne avete due. Ok, allora, il timo promuove il perdono e diciamo favorisce il rilascio ehm, emotivo, mentale in questo senso e può essere assunto in 4 modi diversi, quindi attraverso la diffusione, attraverso l'applicazione dell'olio essenziale, le capsule piuttosto che in cottura, cucinato, mangiato proprio. E poi avete la meleleuca, ovvero la tea tree. Io sono una fanatica della tea tree, ragazzi, la uso per tutto. Allora, ehm, questo olio essenziale rinforza la resilienza, la resistenza e la fiducia e può essere assunto in tutti i modi tranne che mangiato, insomma. Bene, cari amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei vostri commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi e condividere. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!